me piacciono tantissimo, guardate che sono aggressive, pure abbastanza tamarra, mi piace. Ok raga, recuperata la GoPro, guardate, ho rischiato di distruggerla, l'avevo messa sotto la macchina per farvi vedere quelle riprese, ma si è salvata però. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo già anticipato, oggi parliamo dei miei nuovi pneumatici. Ma facciamo un passo indietro. Io ho acquistato questo Toyota Land Cruiser poco più di un anno fa, un anno e mezzo fa ormai, perché mi è venuto appunto il pallino di comprare un fuoristrada. Non dovevo comprare un Land Cruiser, diciamo che è capitato per caso. Io avevo messo la ricerca di subito vari tipi di fuoristrada, un giorno mi è arrivata la notifica del Land Cruiser che io non cercavo, perché comunque cercavo qualcosa di spendere un po' meno, però mi è arrivata una bellissima occasione, che fra l'altro era un mio ex compagno di scuola neanche a farla apposta, che si vendeva appunto il KDJ 95. Niente, ho chiamato subito, rimpatriata, era da anni che non ci vedevamo. Comunque ho acquistato alla fine il KDJ 95. Lui montava sopra delle BF Goodrich 265 7516, non le 70 ma le 75. Ormai erano arrivate alla frutta, io ci ho camminato un altro po', ma ormai diciamo che erano arrivate, ecco. Calcolate che il DOT era 2016 o 2017, quindi parliamo di gomme di 8-9 anni di vita. Battistrada ne era rimasto ancora un pochino, ma erano dure le gomme, infatti sul bagnato era inguidabile la macchina. Quindi niente, dopo svariate ricerche, visto che non volevo più spendere, cioè non è che non volevo più spendere, siccome ho tanti soldi da spenderci sopra la macchina, già ci hanno spesi parecchi, ce ne devo spendere ancora, tra portapacchi, roba da campeggio e altro, non volevo anche spendermi altre 1000 euro in gomme, quindi sono andato alla ricerca di gomme che fossero altrettanto performanti, almeno sulla carta, con le BF Goodrich, o comunque che fossero lì e che fossero anche belle esteticamente, perché un po' tamarretta la macchina, sempre un fuoristrada ci sta tutto. E niente, alla fine la scelta è ricaduta sulle radar, come avete visto dal titolo, Radar Renegade RT Plus. E niente, parliamo di questo oggi, delle scarpe nuove del mio Toyotone. A dopo. Ovviamente, manca a dirvelo, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un mi piace e un hype a questo video. Continuiamo col video. Quindi ragazzi, adesso stiamo andando a cercare uno spiazzo dove fermarci, così vi faccio vedere da vicino e vi do le specifiche, i dati tecnici di queste gomme. Nel frattempo che cerchiamo, vi volevo dare qualche altra informazione sull'azienda. Come vi dicevo, la Radar appartiene alla Omni United. La Omni United è stata fondata a Singapore nel 2003 con l'intento di fornire pneumatici di alta qualità a un basso prezzo. E infatti ci sono vari marchi che producono per Omni United, ma nel 2006 appunto nasce la Radar, che diventa il marchio di punta, il fiore all'occhiello della Omni United, il
primo marchio, diciamo, è il marchio principale per la produzione di pneumatici. La Radar Tire distribuisce una vasta gamma di pneumatici, adatti per ogni stagione, terreno e veicolo. Quelli che interessano a noi ovviamente sono quelli per i nostri fuoristrada. Infatti troviamo i classici all terrain, cioè adatti a tutti i terreni. Poi abbiamo i mud terrain, che sono più specifici per il fango, con dei tasselli molto più distanziati. Ed infine abbiamo gli RT, cioè i rugged terrain, che sono una via di mezzo fra gli all terrain e i mud terrain. Infatti con questi ultimi si è trovato un buon compromesso fra gli all terrain e i mud terrain, dove i tasselli sono più pronunciati degli all terrain ma meno dei mud terrain, meno distanziati. Quindi sono adatti per chi come me vuole qualcosa di un po' più aggressivo degli all terrain, senza però dover trovarsi a scegliere per forza un mud terrain. E giusto per darvi qualche info sulla Radar, dal 2013, perciò già parliamo di 12 anni fa, è da 12 anni che è carbon free al 100%. Ragazzi, scusate per il voice over, ma dimenticavo di dirvi che la Radar devolve 2 euro per ogni pneumatico venduto per la ricerca contro il cancro al seno. Era per me doveroso informarvi di questa lodevole iniziativa che la Radar porta avanti. Bene, continuiamo con il video. Bene, vediamo se troviamo un attimo sto spiazzo e così vediamo nel dettaglio questi pneumatici. Bene ragazzi, abbiamo trovato il posto dove farvi vedere le gomme. Andiamo. Quindi ragazzi, eccoci qui. Abbiamo trovato un posticino carino, tranquillo. Siamo in una valle. Ecco qua. Siamo molto circondato da queste piccole montagne. E qui siamo nella valle. E qui c'è un fiume che scorre. E niente, quindi andiamo a vedere la belva, le nostre gomme. Eccole qua, guardate, l'impatto visivo è veramente, cioè a me piacciono tantissimo, guardate che sono aggressive. Vi ricordo che io comunque ho un rialzo più 5, quindi eccole qui le nostre gomme. Queste gomme possono essere montate da tutte e due le parti, cioè io le ho fatte montare da questa parte e hanno questo disegno che dovrebbero essere tipo code di serpente a sonaglia, adesso non ho capito bene, comunque sono molto aggressive per andare più sulla roccia, ecco. Mentre da questa parte, dall'altra parte, non so se si riesce a vedere, abbiamo una serie di teschi con i pistoni incrociati. Quindi potete scegliere se montarle da una parte o dall'altra, dalla parte che vi piace di più. Niente, adesso andiamola a vedere più nel dettaglio, così vi spiego un po' tutte le caratteristiche tecniche. Intanto iniziamo dalla misura. LT che sta per Light Track, che indica che è un pneumatico rinforzato. 265 sta per i millimetri, 265 mm la larghezza della gomma. 75 sta per la spalla, ma non sono 75 mm, è il 75% delle dimensioni appunto della gomma dei 265 mm. Quindi dove c'è un pneumatico, per dire, se era 265 70-16 era il 70% di 265 mm, quindi era un po' più piccolo. Perciò quando voi vedete scritto il 75 raggio 16 dovete sapere anche la misura della larghezza del pneumatico, perché in base a quella misura cambia la grandezza della spalla. Nel senso, ci possono essere due pneumatici barra 75, ma non è detto che la spalla è uguale. Se questa, in questo caso la mia è 265, se fosse stata 285 questa sarebbe stato il 75% di 285, quindi sarebbe stato ancora più alto. Al contrario, se fosse stato un 235, questa spalla, il 75%, sarebbe stata più bassa. Non so se sono stato abbastanza chiaro, sono un po' intortato forse, ma ci siamo capiti. E poi abbiamo R16, che è il radial, cioè
la dimensione dello pneumatico, che è un 16 pollici, e questo è indicato in pollici, mentre questo è indicato in centimetri, in millimetri, centimetri, millimetri. Poi andando avanti troviamo 119/116Q. Q è l'indice di velocità della gomma, quindi il limite per queste gomme è 160 km/h. Con questo non li raggiungerete mai, 160 km/h. Poi abbiamo 119 e 116. 119 indica un carico, qui c'è anche scritto, vedete piccolino, ecco qui c'è scritto, di 1350 kg su singola gomma. Nel caso in cui le gomme siano gemellate, parlo di, non lo so, furgoni, insomma dove ci sono le ruote gemellate, in quel caso si prende in considerazione il 116, che è 1250 kg a gomma. Poi andando avanti, qui vi dicevo c'erano tutte le indicazioni appunto di cui spiegavano un po' l'indice di velocità e l'indice di carico. Quindi un indice di carico 119-116 è un indice di carico abbastanza alto, quindi indica che sono delle gomme abbastanza robuste. Poi abbiamo M+S, che è per fango e neve, indicate per fango e neve, e poi POR. POR è una sigla che sta per Professional Off-Road, cioè gomme costruite appunto per l'off-road. Non che io faccia off-road estremo, anzi mi piace andare a fare su sterrati, insomma portarmi in posti dove non mi porta la macchina, ci vado con questa qui, ma non mi vado a infognare, a scassare la macchina per andarmi a fare off-road. Vabbè, quello era un excursus mio. Va bene, andiamo avanti. E qui vediamo il DOT. Che cos'è il DOT? Il DOT praticamente non è altro che la data di fabbricazione dello pneumatico. In questo caso abbiamo 01-25, dove 01 sta per la prima settimana e 25 è l'anno, perciò è stato costruito la prima settimana del 2025. Quindi abbiamo un pneumatico abbastanza recente. Niente ragazzi, questi erano un po' i dati tecnici della macchina. Ditemi poi nei commenti se vi piacciono queste gomme. Io le ho comprate online. Per chiunque volesse sapere dove le ho comprate, basta che mi manda un messaggio in privato giù nei commenti, poi glielo dico. E comunque fanno la loro porca figura, guardate che bestia, sono bellissime. Poi i cocerchi che ho fatto verniciare neri sono ancora più aggressive. Prossima volta, quando farò l'inversione delle gomme, voglio metterlo dalla parte dei teschi, che è pure abbastanza tamarra, mi piace, sono belle, sì. Va bene ragazzi, queste erano le gomme. Adesso magari vi metto qualche video mentre vanno su strada e su sterrato. Magari avvicino un po' la telecamera, vediamo dove posso posizionarla per farvi vedere meglio le riprese. A dopo per le conclusioni finali.
Ok raga, recuperata la GoPro, guardate, ho rischiato di distruggerla, l'avevo messa sotto la macchina per farvi vedere quelle riprese, ma si è salvata meno. The next day. Bene ragazzi, eccoci qui, guardate che belli i miei avocado, questi tra una ventina di giorni finiranno in guacamole o in insalata. Qui c'è un altro albero, guardate quanti ce ne sono, questi sono ancora piccoli, un mesetto, vi do un mesetto, ma è pienissimo, e tra un mesetto guacamole, wow, buonissimo, vedo l'ora. Va bene, però andiamoci a fermare un attimo e tiriamo le conclusioni e vi do le ultime info sulle nostre gomme radar. Andiamo. Va bene raga, nel frattempo ho approfittato per prendere un paio di limoni. Quindi, cosa dire di queste gomme? Io al momento ho fatto circa 1000 e qualcosa chilometri, quindi pochissimo. Ho fatto un po' di sterrato, tantissimo asfalto. La cosa che mi ha colpito veramente è la silenziosità, perché io immaginavo, vedendo questi tasselli pronunciati, che fossero abbastanza rumorosi. Invece devo dire che anche il meccanico che me l'ha montata e l'ha provata è rimasto meravigliato dalla silenziosità delle gomme. Io prima di acquistare queste gomme comunque non le ho prese così alla cieca, mi sono informato, ho visto parecchi video di youtuber australiani, sudafricani, americani, chi le ha provate nel deserto, chi le ha provate sulla neve, insomma tutti dicevano la stessa cosa, gomme, meravigliati per le gomme a basso prezzo e prestazioni alte. E quindi niente, mi sono fidato, l'ho comprate e devo dire che al momento mi sto trovando bene. Ovviamente questa sarà una recensione a lungo termine, nel senso io man mano che le andrò a usare, per esempio, non lo so, fra 5.000 km, fra 6.000 km, magari vi faccio un aggiornamento su come stanno andando le gomme, su come mi sto trovando. Ho visto alcune recensioni che si lamentavano sul bagnato, che non tengono tanto sul bagnato. Io le ho provate sul bagnato soltanto una volta perché ha piovuto, ma giro in paese, quindi a bassa velocità, non ho notato niente di strano. Non so in autostrada se si può sentire qualcosa, ma questo appunto adesso arriva l'inverno, arriveranno le stagioni delle piogge, arriveranno le piogge, quindi avrò modo di provarla, anche perché io la macchina la prendo tutti i giorni. Niente ragazzi, la Radar sul territorio italiano ha parecchi rivenditori, magari vi lascio uno screen qua appunto sui vari rivenditori. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento, che vi abbia fatto conoscere qualcosa di nuovo. Se ho sbagliato qualcosa anche quando ho fatto la descrizione delle gomme, scrivetemelo giù nei commenti, siamo qui per aiutarci, ecco. Io ovviamente le gomme le ho comprate di tasca mia, quindi a me non viene niente in tasca sul parlarne bene o parlarne male. Se io fra 3.000, 4.000, 5.000 km non mi troverò bene, ve lo dirò ovviamente. Al momento posso dire soltanto che esteticamente sono una bomba, almeno per i miei gusti sono una bomba, mi sto trovando bene sia su asfalto che su sterrato, silenziose, le proveremo bene su bagnato e poi vi farò sapere. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento. Mi raccomando di mettere un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, se vi va mettetemi anche un hype per far crescere il canale e ci vediamo presto con altre novità e altre recensioni. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that